Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. Oggi vi racconto di una cotta molto semplice, dove ho voluto provare a brassare uno stile di birra per me poco conosciuto e avendo programmato un batch di 10 litri ho deciso di prepararla con la tecnica BIAB. La birra in questione è una mild. La mild è una ale britannica un tempo molto nota e popolare tra i lavoratori nel Galles, che ha poi subito un grande declinio negli anni 60 con la diffusione delle lager internazionali ed è quasi stata dimenticata, per essere poi nuovamente riscoperta oggi come per molti stili storici. Storicamente erano birre dolci, poco alcoliche e poco luppolate. Il nome infatti ha diversi significati, tra cui dolce e leggero. La dolcezza derivava dal fatto che erano birre giovani, in cui il lievito ale impiegato, un ceppo poco attenuante, aveva appena finito di fermentare gli zuccheri semplici, mentre rimanevano quelli complessi. Il grado alcolico, compreso tra il 3 e il 4%, enfatizzava ancora di più questa dolcezza residua, ma erano birre poco stabili, si deterioravano più velocemente nel tempo, quando i lieviti selvaggi iniziavano a fermentare le maltodestrine e gli zuccheri complessi. Le birre più invecchiate, infatti, all'epoca tendevano a diventare acide. Per questo motivo queste dovevano essere consumate nel breve periodo, di qualche settimana dalla produzione. Come per molti stili storici, anche per le mild, le versioni moderne differiscono un po' da quelle dell'epoca. Quelle odierne sono infatti piuttosto scure, in passato invece erano anche chiare. Infatti nel BJCP oggi vengono citate come dark mild nella categoria 13A. Pur non avendo una storia in comune, si possono inquadrare tra le brown ale e le porter, meno alcoliche, meno luppolate e meno spinte sulla parte tostata delle porter, e meno caramellate delle brown ale. Gli aromi più tipici degli esemplari scuri moderni includono caramello, toffee, cereale tostato, frutta secca e cioccolato. Il lievito può apportare un leggero fruttato e come molte ale britanniche la carbonazione è minima, quasi assente e il corpo watery, cioè molto leggero. Ma adesso vediamo la mild che ho brassato. Ho preparato 18 litri di acqua che ho scaldato a 68 gradi nella pentola che solitamente utilizzo per lo sparge. Come malto base ho scelto un malto mild della Fawcett che ha un EBC di 8 e rappresenta il 90% del grist. Come malti speciali ho scelto il brown che è lo stesso che uso per caratterizzare la porter, qui al 9%. Infine 1% di carafa 3 decorticato che mi serve solo per raggiungere un colore marrone scuro e qualche leggerissima nota tostata, che qui deve essere molto meno spinta rispetto a una porter. Macino tutto, metto la sacca con i grani a mollo e inizio l'ammostamento con un singolo step a 66 gradi per 60 minuti. Nonostante i malti scuri, in BIAB con questa grande diluizione serve sempre una leggera correzione del pH per portarlo a 5.3. Completato anche il mash out di 15 minuti, estraggo la sacca che lascio scolare un po', ma senza strizzarla, meglio avere qualche decilitro in meno che più tannini. Accendo il gas e aspetto la bollitura. Bollitura programmata di 60 minuti con prima gettata di luppolo East Kent Goldings da 5.5% di alfacidi, 10 grammi che conferiscono 12 IBU. Seconda gettata negli ultimi 15 minuti con altri 10 grammi per dare altri 6 IBU e arrivare a un totale di 18. Aggiungo il nutrimento per il lievito a base di azoto negli ultimi 10 minuti e contemporaneamente le alghe irlandesi reidratate per ridurre la torbidità del mosto a fine bollitura. Vado di raffreddamento con la serpentina e in 15 minuti arrivo a 16 gradi.
quindi travaso in fermentatore. Aggiungo una bustina di lievito, ho scelto il Fermentis S04, mescolo un po' e chiudo il fermentatore. Questa volta ho avuto 1 litro in meno del previsto e una densità iniziale più alta. Non so se sia dovuto ad una maggiore perdita di mosto in bollitura o una maggiore efficienza in mash rispetto al previsto. Sicuramente ho lasciato più litri del previsto tra la sacca dei grani e il trub. Avrei preferito una densità iniziale più bassa, qui siamo ai livelli di una porter. La fermentazione è partita a 17 gradi e l'ho mantenuta sotto i venti per i primi 5 giorni. Chi utilizza questo lievito, il Fermentis S04, sa come il fruttato che può venire fuori da una fermentazione partita un po' più alta può essere non sempre piacevole. Poi ho fatto un rialzo graduale fino a 22 gradi che ho mantenuto fino al giorno dell'imbottigliamento. Poiché stavo usando una camera di fermentazione sprovvista di refrigerazione, non ho potuto fare il cold crash, ma in fin dei conti non ce n'era di bisogno, perché l'S04 si deposita benissimo una volta completata la fermentazione. L'attenuazione che ho ottenuto è stata di un buon 77%, che sono valori che solitamente non raggiungo con questo lievito. Avrei gradito se fosse rimasto qualche punto in più di FG. Vediamo come si presenta la birra finita dopo una breve rifermentazione e maturazione. Il colore è marrone scuro, con riflessi ramati, una buona produzione di schiuma, mediamente persistente e di colore beige scuro. L'aroma è leggero, con note di pane tostato. Al gusto è dolce, con note di caramello, toffee, nocciola e frutta appassita sul finale. Morbida al palato, con corpo medio leggero. Carbonazione leggera e assenza di amaro e di astringenza sul finale che ne rendono facile la bevuta. Nonostante il colore scuro, non si percepiscono forti note tostate. Rispetto alla porter qui manca il caffè, il cacao amaro e la liquirizia. Diciamo che si presenta abbastanza composta come vuole lo stile, non ha un carattere molto ben evidente, ma queste birre non dovrebbero essere troppo spinte sugli aromi e i sapori. Per la mia valutazione comunque non mi è sembrata male e non ho percepito difetti specifici. La manderò sicuramente a farla giudicare e sono curioso di vedere come la valuteranno i giudici. Anche in questo video vi ho mostrato una cotta preparata con la tecnica all grain più semplice e pratica, il BIAB. Se state valutando di iniziare a fare birra in all grain e non volete spendere subito tanto o dover gestire impianti più complessi, prendete in considerazione questa tecnica. Nel mio caso è la seconda volta che provo questa tecnica e devo dire che non ho avuto grossi problemi. Devo ancora regolarmi meglio con i volumi di acqua, perché qui ho avuto delle perdite maggiori e una birra con una densità di 5 punti più alta rispetto a quella prevista. Nulla che possa stravolgere la percezione della birra finita, ma certamente merita un affinamento. Voi invece? Chi di voi ha iniziato con questa tecnica? Come vi siete trovati? E quali accorgimenti suggerireste per migliorare questa tecnica? Se avete dubbi o domande, scrivetelo sotto nei commenti. È sempre un piacere scambiare opinioni ed esperienze. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e vi invito sempre a iscrivervi al canale, attivare le notifiche per rimanere aggiornati sui prossimi contenuti. Ci vediamo al prossimo video.